PKL-7, stazione mineraria per l'estrazione di Xinium. L'eccessivo sfruttamento delle risorse ha rilasciato qualcosa. Gli alieni Xeno ne sono rimasti infettati. Ora distruggono e uccidono tutto quello che incontrano. Arrivano dal buio, dalle gallerie che scavano sottoterra. Siamo rimasti l'unica squadra di assalto che può provare a fermarli. Siamo gli ultimi sopravvissuti. Carichiamo l'equipaggiamento essenziale, il resto ce lo dovremo procurare nelle stanze della base. Stiamo in gruppo il più possibile. Li sentiamo, sono già all'interno, fuori, dappertutto. L'obiettivo è semplice, raggiungere l'uscita della base dopo aver recuperato la chiave d'accesso, che ovviamente si trova all'esterno. I primi si spostano. Fare fuoco, liberare il passaggio e avanzare. Rumore. Le armi fanno rumore. Loro seguono il rumore. Qualcuno va davanti, verso le stanze dei prototipi. Serve armarsi meglio. Cercare, trovare attrezzature e armi. Diventiamo più forti e guadagniamo un po' di fiducia. Le buche rigurgitano esseri ripugnanti anche là fuori, dove quasi tutti non possono vedere nulla. Solo quando ti sono addosso. Pilota la torretta all'esterno, tieni a bada la buca, fino a che non arriva l'abominio. Dall'altra parte chiudiamo con una granata, ma non basta mai. Sono sempre di più. Dobbiamo uscirne tutti vivi. Ci copre le spalle chi è in grado di vedere nel buio, mentre ci facciamo strada con tutto quello che abbiamo. La chiave d'accesso, la porta sbloccata. Manca un'ultima stanza mentre ci sono tutti addosso. Solo pochi metri. Zombicide, per chi ancora non lo conoscesse, è un gioco che nasce nel 2012 con una veste urbana e contemporanea. Diverse edizioni nel tempo lo hanno visto declinarsi in varie espansioni della prima serie, passando dall'ambientazione fantasy a quella fantascientifica, di cui Darkside rappresenta la versione più recente. Gioco collaborativo dove da 1 a 6 giocatori rappresentano i sopravvissuti ad un attacco da parte di una forma di vita aliena contaminata diventata aggressiva e distruttiva. Qualunque sia il numero di giocatori al tavolo, in Zombicide si utilizzano sempre tutti e 6 i sopravvissuti, caratteristica necessaria a mantenere l'aspetto strategico dato dalle abilità diverse di ogni personaggio. Le partite si distinguono in missioni con un livello di sfida crescente che aggiungono anche piccole regole e variabili, a prescindere dal fatto che sia possibile stabilire vari tipi di difficoltà con cui affrontarlo. Nel gioco si cerca di sopravvivere perché arrivare tutti vivi al termine della missione è comunque sempre il fine ultimo. Coordiniamo i movimenti del gruppo e le varie azioni possibili, considerando sempre che, avanzando di esperienza ed abilità, si attirerà un numero sempre più elevato di nemici da affrontare. Questo è forse l'aspetto più caratteristico del gioco, perché porta sempre ed inevitabilmente il tabellone a riempirsi ad ogni turno di più nemici. Il tempo che impieghiamo a svolgere la missione e raggiungere l'uscita diventa cruciale ed è fonte della caratteristica più ansiogena e divertente del gioco. La serie fantascientifica di Zombicide introduce anche la possibilità di utilizzare droni, robot e armi sentinella che possono essere pilotati in remoto da un giocatore. In Darkside, nello specifico, troviamo le zone buie, dove gli alieni sono in grado di vedere ovunque, mentre solo uno dei sopravvissuti ha le caratteristiche per farlo autonomamente, mentre gli altri dovranno trovare le attrezzature necessarie. In Zombicide Darkside bisogna di fatto uccidere più alieni possibile, ma è necessario farlo in fretta, muovendosi verso gli obiettivi, ottimizzando gli spostamenti e usando bene le armi e le attrezzature che troveremo sulla nostra strada, anche scambiandoli tra di noi. Il manuale è corposo perché contiene anche tutte le missioni, ma le regole non sono difficili e si imparano velocemente. Il gioco offre una bella sfida e se giocato in 6 giocatori potrebbe risultare più lungo di quanto dichiarato, ma resta sempre godibile e divertente per chi ama la fantascienza, le sfide contro il tempo e lo zombicidio.
Grazie a tutti per avermi seguito. A presto!